Il mercato nasce con l'idea e l'intenzione di vendere e utilizzare prodotti artigianali canari, la maggior parte sono chilometro zero, provengono da dei piccoli produttori che logicamente non riescono a mantenere una produzione a livello di supermercati, quindi sono prodotti esclusivi che si trovano solo in piccoli punti dell'isola. E quello che il mercato vuole è cercare di vendere il prodotto singolarmente o se no utilizzare all'interno di quello che è il nostro menù. Ciao granellini, oggi un video speciale, un po' più lungo del solito, ma credetemi, ne vale la pena. Venite con noi alla scoperta del Mercado, un ristorante, ma non solo. Si trova a Coralejo, in calle Almirante Nelson 3 ed è aperto tutti i giorni eccetto la domenica. Cosa rende il mercato così speciale? Non c'è solo la possibilità di gustare piatti particolari con ingredienti a chilometro zero, creati con amore e passione da Claudia, la proprietaria, e dai suoi bravissimi cuochi, come vedrete in questo video. Qui al mercato c'è una particolarità. Hai la possibilità di comprare qualsiasi ingrediente: verdura, frutta, formaggi, uova, marmellate, miele, farine, vini, liquori e birre, tutto made in Fuerteventura. Sentite cosa ci racconta Claudia nell'intervista. Allora granellini, siamo qua con Claudia. Ciao! È il suo mercato, letteralmente, avete visto che immagini meravigliose. Facciamo un bel brindisi alla tua attività. Grazie, grazie. Claudia, raccontaci qualcosina di te. Allora, cercheremo di non essere invadenti, però i granellini sono gli iscritti al canale Lido di Polvere e hanno un sacco di curiosità molto essenziali, ad esempio dove mangiare bene a Fuerteventura. E quando noi consigliamo dei posti è perché li abbiamo sperimentati. Quindi ci piacerebbe intanto sapere com'è nata l'idea di questa attività così particolare con questi prodotti canari. Sì, allora l'idea del mercato nasce da una ricerca portata avanti Guardiamo nel Maria tempo. Grazia. Io vivo qua da ormai 20 anni, quindi diciamo che sono stata adottata dall'isola da un bel po' di tempo e ho sempre avuto delle attività e soprattutto negli ultimi anni sono entrata in contatto con tutto ciò che è la produzione canaria. E perciò, visto che volevo andare alla ricerca di qualcosa di diverso che insomma, magari non si trovava, ho deciso di puntare solo ed esclusivamente su la produzione canaria. Perciò mercato nasce con l'idea e l'intenzione di vendere e utilizzare prodotti artigianali canari, la maggior parte sono chilometro zero, provengono da dei piccoli produttori che logicamente non riescono a mantenere una produzione a livello di supermercati, quindi sono prodotti esclusivi che si trovano solo in piccoli punti dell'isola. E quello che il mercato vuole è cercare di vendere il prodotto singolarmente o se no utilizzare all'interno di quello che è il nostro menù. Ormai non ci basta più assaggiare, sempre più spesso andiamo a vedere come vengono preparati i piatti. Oggi scopriamo come avviene la nascita delle crocchette con gli spinaci. Infatti oggi vi ho preparato un po' di cose giusto per spiegarvi e per farvi capire esattamente come la preparazione di queste crocchette. Esatto. Raccontaci un po' mentre io le assaggio. Esatto, le crocchette per esempio sono appena entrate nel nostro nuovo menù ed sono proprio l'essenza di quello che è il mercato. Noi lavoriamo con una piccola finca qua nelle vicinanze dalla quale prendiamo gli spinaci freschi che logicamente vendiamo anche ai nostri clienti a peso e
e abbiamo deciso di fare appunto queste crocchette caserecce fatte solo ed esclusivamente con gli spinaci freschi della finca e la ricotta di capra che acquistiamo da Tetir, uno dei formaggi più Dove fanno rinomati anche e i conosciuti, esatto. Questa di salsina Pisa. si accompagna a queste crocchette? Questa salsina si può scegliere di accompagnare o questa che è il moco è una delle salse più tipiche assolute canarie, però questo in particolar modo è un moco artigianale, infatti già soltanto l'odore che purtroppo loro non riescono a sentire bisogna venire qua sentiamo noi. per sentirlo, è abbastanza forte e particolare, o se no con un'altra salsa al moco di banana, perché poi quello che a noi piace qua dentro è cercare di sperimentare anche cose diverse dal solito, e perciò questo è un moco a base di banana leggermente piccante Ogni tanto mi perdono i sapori. che eventualmente è possibile anche comprare singolarmente. Ecco qua di nuovo l'essenza del mercato. Noi utilizziamo queste salse per accompagnare i nostri piatti, ma volendo è possibile anche acquistarli in formati piccoli anche da viaggio o in formati più grandi. Ci ha incuriosito molto tra i vari prodotti la marmellata ruffina. Tu Sì. ne conosci la storia? Sì, Raccontala ai granellini. Io conosco la storia e all'inizio proprio dell'impresa del mercato è stata probabilmente la parte più divertente, nel senso che comunque è stata un po' una scoperta anche per me, perché logicamente c'era uno studio abbastanza importante dietro tutto questo progetto, quindi io sono dovuta entrare in contatto con e cercare direttamente svariati produttori, e la storia di Ruffina mi piaceva anche perché è una storia di donne e quindi io in quanto donna faccio il tifo per le donne imprenditrici. Sono delle marmellate super particolari perché non sono marmellate normali. Ma voi i granellini ve le ricordate? Li abbiamo proposte in un video che abbiamo fatto a un mercato di Fuerteventura, ne abbiamo anche parlato sui social. Sono 4 generazioni di donne imprenditrici che hanno deciso poi di chiamare ognuna delle loro marmellate con il nome di una delle anfitrione della famiglia. Marmellate fresche, sane, senza conservanti, senza additivi, perché questo è l'altro obiettivo del mercato. Lavoriamo soltanto con prodotti freschi, per esempio anche le patatine che accompagnano il nostro panino sono delle papas punta, che è un tipo di Quindi non patata sono suggelate? assolutamente no, sono tutte patatine fresche, infatti non sono mai uguali, non si cuociono mai nello stesso modo. In questo periodo stiamo utilizzando delle papas punta, che è un tipo di patata insieme a quella occo rossado tipica di Fuerteventura. Oh, abbiamo fatto cambio, adesso si è seduta una ragazza che aveva fame. Sì. Sì. Ok. Raccontami un po' come è fatta questa zuppa. Allora, questo per esempio si chiama arancio canario. Logicamente noi andiamo sempre alla ricerca di ricette anche tipiche della cucina canaria, logicamente senza la presunzione di farle esattamente come loro, però il nostro obiettivo è anche quello di riprodurre con tutto quello che noi abbiamo a disposizione qualcosa proprio tipico della cucina canaria. Questa è una semplice zuppa fatta con le verdure, la maggior parte sono verdure della finca, quindi ha le carote, le patate, ci sono i ceci, più svariate spezie. Noi tutti i giorni facciamo una zuppa diversa, che può essere o l'arancio canario o delle creme di cavoli, logicamente lavoriamo a seconda di quello che la finca ci porta. Oggi per esempio è appena arrivato il cale, sono arrivati sia il cale verde che il cale violetta, che stiamo già elaborando per preparare la zuppa di domani. Certo che questa zuppa mi incuriosisce, non mangiarla tutta, Grazia, eh? No, però possiamo assaggiarla. Sai qual è la cosa bella dell'attività di Claudia, Grazia? Tante. Anche il fatto che persone come me, che devono seguire un certo regime, possono mangiare in abbondanza, stando nelle calorie e nutrendosi in modo corretto. E poi mangiando qualcosa di veramente buono. Com'è? Molto molto buona. Senti, ma questo pane, ha voglia di inzupparlo? Il pane, anche quello, sia quello che dicevi tu, noi cerchiamo di dare ai nostri clienti anche un servizio per poter seguire una dieta o un'alimentazione sana, quindi oltre a lavorare per la maggior parte con verdure abbiamo anche tante cose per esempio integrali,
Questo è un pane che viene prodotto da una panaderia qua di Coraleco, è un pane artigianale, logicamente, fatto con farina integrale e con semi di girasole. Quindi questo pane è proprio adatto. Guardate quanti ingredienti, guardate che soddisfazione. Senti Claudia, mi devo togliere un dente riguardo a Coraleco, perché noi trattiamo molto di food e tutti dicono ma Coraleco è come stare in Italia, ti mangi una bella pizza e un piatto di pasta. È così? Ma guardi, io sono sempre stata dell'idea che ogni posto in cui si va bisognerebbe andare alla ricerca di qualcosa di tipico del posto. Sicuramente ci sono tantissimi colleghi miei che hanno dei ristoranti, delle pizzerie che fanno delle cose stratosferiche buonissime. Io personalmente ho preferito puntare sul prodotto canario appositamente per quello. La domanda è: se tu vai in Giappone vai a mangiarti la pizza? Perciò, insomma, è proprio per quello che ho cercato di fare qualcosa di diverso, anche perché comunque logicamente i prodotti che si riescono ad avere qua non saranno mai gli stessi che si possono avere in Italia. Sì, è vero che in questi 20 anni, per esempio, sono migliorate tantissime cose, sono cambiate tantissime cose. Prima era praticamente impossibile riuscire ad avere una farina, per esempio, piuttosto che qualche altro ingrediente tipico italiano. Realmente, avendo la possibilità però è una produzione non indifferente di cose canarie, credo che insomma, alla fine che qualcuno utilizzi questi prodotti non è neanche una cattivissima. Quindi il concetto è: a Coraleco si mangia bene se avete voglia di mangiare italiano, ma si mangia ancora meglio se avete voglia di provare dei prodotti del posto. Claudia fa veramente una lotta per essere fedele a se stessa e ai suoi valori in questo, perché non è facile. Noi vi dico di tutto cuore, abbiamo visto dei prodotti che sono molto costosi, li conoscevamo, partono come prodotti già costosi alla base. Cosa vuol dire? Che sono comunque per tutte le casche, ma qui non troverete una marmellata di €1, perché troverete l'eccellenza, il biologico, il prodotto del luogo. E come vi dimostriamo nei nostri video, è importante investire in buon cibo, ma che sia salutare. Da quanto tempo hai questa attività? L'attività è stata aperta a dicembre del 2020, quindi stiamo parlando di 1 anno e mezzo, in piena pandemia. Perciò sì, siamo donne coraggiose, anche noi ci siamo trasferite durante quel periodo. Sono svariate sfide messe tutte quante insieme, però insomma io sono contenta del locale, mi piace, ogni volta si aprono sempre cose nuove da poter sviluppare. È bello perché comunque in quest'anno sono entrata in contatto proprio con tantissime persone, da il produttore del gofio, Francisco, che vorrebbe essere una farina? È una farina ricca di proteine, senza grassi aggiunti. E il gofio, per esempio, noi lo prendiamo da Francisco. Fagli vedere un po'. È stato bello poter conoscere anche persone come lui che ti raccontano proprio la storia di come è nata la Molina, di come la sua famiglia ha sviluppato la produzione del gofio, spiega tutti i vari passi punto per punto di come viene fatto, ed è uno degli ultimi gofi artigianali, quindi non prodotti industrialmente, che vengono venduti. Ragazzi, scusate se mi interrompo, ma io muoio dalla voglia di assaggiare questo panino. Come al solito. Ma che cos'è questo panino, Claudia? Questo è il nostro gnos, normalissimo hamburger no. Lui si chiama gnos, che è un'espressione tipica canaria, perché oltre a utilizzare i prodotti canari, anche nel nostro menù si trovano nomi, espressioni, modi di dire tipiche qua del posto. E questo è un hamburger fatto con un pane artigianale fresco e la carne di capra che arriva dal sud dell'isola, perché anche nel caso della carne noi lavoriamo con delle carnisserie che producono la propria carne, perciò fatto con carne di capra, la rucoletta fresca della finca, un formaggio fresco che è accompagnato da un mocco grotte, che è un'altra cosa tipica canaria, è una
scegliere sempre meglio. Però Grazia deve anche bere, e per lei oggi abbiamo scelto una IPA. Anche le birre sono tutte birre artigianali, sempre solo canarie, perché comunque il nostro progetto è un progetto che riguarda solo il cibo ma anche i liquori, quindi oltre alle cose da mangiare ci sono le birre artigianali, i liquori, il rum, abbiamo la vodka che viene prodotta alla Palma, il gin 62. Cari granellini, abbiamo il sospetto che frequenteremo molto spesso questo posto. Se ogni tanto abbiamo dei momenti in cui non siamo sui social, Sono qua. E oggi per esempio abbiamo scelto per lei una IPA non filtrata che viene prodotta appunto qua a Fortezzaura da un'impresa che si chiama Gianna. Tocca a lei assaggiare questo fantastico hamburger. La sua espressione non ha bisogno di parole. Allora Claudia, noi ci teniamo a dirti una cosa, abbiamo fatto tantissimi video sul canale, tu rientrerai nella nostra bellissima playlist di dove mangiare bene a Forteventura. E abbiamo avuto di solito sempre una bellissima accoglienza, ma mai come la tua. È molto raro che un proprietario si sia seduto, nonostante avesse comunque tante persone, e che ci avesse dato tutta questa attenzione. Quindi noi ti ringraziamo perché la tua ospitalità è squisita, ma non è la prima volta che la vediamo, anche quando non ci conoscevi, sei stata gentilissima, ci hai proposto le migliori cose anche precedentemente. Credo che non sia facile mantenere un certo tipo di carattere facendo un lavoro comunque stressante. Che messaggio vogliamo lanciare alle persone che ci guardano e che vorrebbero anche loro iniziare un percorso qui sull'isola? Insomma, come ci si conserva belli così nella vita? Cosa bisogna fare? Non arrendersi mai e credere in quello che si fa, semplice, avere tanta pazienza e soprattutto essere molto molto costanti. La costanza è qualcosa che probabilmente in quest'isola viene riconosciuta più di tante altre cose. Quindi bisogna essere costanti, è un lavoro che comunque richiede tanto tempo, passo dopo passo, e bisogna comunque sempre stare cercando di attualizzarsi, di andare a passo con i tempi, di trovare qualcosa di diverso magari dal solito e di essere sempre puntuali, puliti, cortesi, presenti e magari insomma farselo anche un po' piacere. Perché Ragazzi, secondo me... il video di oggi è biologico sotto tutti i punti di vista, qua è tutto naturale. Senti, ma noi oltre questo vogliamo anche finire con un bellissimo caffè, Certo, finisce qua. certo. Adesso noi ci spazzoliamo Esatto, tutto. e poi vi prepari il caffè e la Certo. torta. Che dire, personalmente possiamo semplicemente dirvi che è stato tra i video più belli per noi, è stata meravigliosa questa esperienza, la possibilità di vivere un posto che accontenta vari tipi di alimentazione, piatti vegetariani, piatti vegani, piatti per chi ama diversi tipi di carne, degustazioni di vini, di birre, prodotti di qualità. Fossero tutti così i luoghi, è stato davvero un grande onore. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando un bel like e ditecelo nei commenti e soprattutto andate a trovare Claudia al mercato Granellini. Mi raccomando e ricordatevi che Lingua di Polvere si sposta e troverete il meglio del meglio in fatto di arte, cultura e luoghi dove mangiare e da visitare, non solo su Fuerteventura, ma tutti i posti in cui andremo e che visiteremo con grande gioia. A presto! A presto!